Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video che assolutamente non volevo fare, ma come molti di voi sapranno, la sfiga quando ci vuole vedere, ci vede benissimo. E quindi prima di mollarti passa un po' di tempo. Quindi dopo il botto di Imola ci tocca fare un'analisi rapida anche del botto di Misano, dove l'HP4 Races è stata distrutta completamente. E soprattutto ho voluto farlo anche perché c'erano un sacco di domande senza risposta dopo il video, tra le quali adesso cosa succede con la moto, BMW cosa vi ha detto, chi paga i danni e bla 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 bla. Quindi a tutte queste domande cercheremo di dare risposte e soprattutto analizzeremo rapidamente cosa è successo nel fantomatico curvone di Misano. Subito dopo la sigla. Capiamo innanzitutto la situazione. Primo giro di qualifica nella quale il pilota ha solo 2 tentativi per fare il miglior tempo. Io ho trovato il buco perfetto, diciamo che non ho trovato nessuno davanti, quindi il giro era veramente buono. Dai box, appunto, quando sono tornato mi hanno detto che ero sotto di 9 decimi rispetto al miglior tempo di quel momento, quindi voleva dire che al 90% la pole position sarebbe stata nostra. E in quei casi il pilota vuole chiudere il giro, perché chi lo sa i giri dopo cosa può succedere se trovi uno in mezzo e altri 1000. Quindi arrivata al curvone ho voluto provare a fare realmente la differenza, purtroppo l'ho fatta in un altro modo, chiudendo un po' meno il gas rispetto a quello che ero abituato a fare. Ve lo faccio vedere rapidamente da queste immagini. Telecamera posteriore per prima, uscita a tramonto, si arriva verso il curvone. Vedete cosa succede? In questo momento il pilota va a cercare il cordolo esterno per avere più spazio possibile, per far meno piega possibile in ingresso curvone. Infatti vedete che in questo momento sono sul cordolo, ok? Ma qual è il problema vero che mi ha fatto sbagliare l'ingresso? È che invece di appoggiare il gas al 50%, perché in ingresso si fa questo lavoro col gas, 100% di gas, 50 e poi si riapre tutto al 100%. In questo caso a telemetria è uscito fuori che io l'ho tenuto al posto che al 50 al 64%. Quindi ne è derivato un 7-8 km all'ora maggiore di velocità in percorrenza. Ma soprattutto, come uno stupido, ho voluto ritardare un po' l'ingresso per poter aprire prima. Quindi ho perso la linea di corda. Vedete? In questo istante c'è 1 metro dal cordolo e in questa curva è fondamentale essere precisissimi per poi non arrivare troppo larghi sul cordolo. Ma qual è il discorso? Molte volte quando si sbaglia si ridà gas, si rialza un po' e diciamo si va sulla parte asfaltata fuori dal cordolo e non succede niente. Cosa è successo questa volta? Questa volta è successo che, avendo più velocità di percorrenza, essendo fuori linea ed essendo nel giro di qualifica con la gomma da qualifica che spinge molto di più sull'anteriore, quindi tende a farti chiudere di più l'anteriore, andate tranquilli, dopo ve lo faccio sentire anche con l'audio. In questo caso, uscito dalla curva, in questo istante ho ridato 100% di gas e pensavo di essere salvo, perché volevo semplicemente andare fuori dalla pista, scavallare il cordolo e fare come ho sempre fatto tutte le altre volte che andavo largo. Invece cosa è successo? Essendo 3 gradi più piegato rispetto al solito e avendo più spinta e più percorrenza rispetto alle altre volte, appena la moto è arrivata sul cordolo, vedete che qua sto già capendo che la sto perdendo, mi sono rimesso sulla moto per cercare di raddrizzarla, ma purtroppo non è servito. E qui appena l'anteriore ha sentito la dentellatura del cordolo si è andata a chiudere, con conseguente distruzione totale. Da queste immagini si vede ancora meglio. Come vedete vado a cercare il cordolo esterno per avere maggior raggio, come abbiamo detto prima, perdo la linea e sono 1 metro distante dal cordolo e
qua molti mi hanno scritto: cavolo, ma eri larghissimo, sei andato fortissimo, ma era pensato il discorso, soprattutto dando più gas, caricando l'anteriore, mi era già successo, semplicemente scavalli il corno, vai largo e ritorni dentro. Invece in questo caso sembra proprio che abbia cannato completamente, perché arriva a una velocità pazzesca sul cordolo e arrivato lì si chiude. Ma di solito invece, lo ripeto, arrivi lì, scavalli e torni dentro, e c'è appunto l'asfalto che ti salva. E invece guardate, appena l'anteriore sente la dentellatura, si chiude, che è proprio senza neanche possibilità di capirlo e di salvarlo. Adesso vi faccio vedere on board tutte e due le angolazioni e mi raccomando, ascoltate bene per capire tutto quello che vi ho detto fino adesso. Una delle principali domande che mi è stata rivolta era: che danni ci sono stati, o meglio, si è salvato qualcosa della moto? Bene, grazie al fatto che l'impatto è stato così violento da aver spezzato subito tutto il canotto di sterzo, le forcelle sembrano sane, ma come potete vedere il forcellone ha preso una bella botta, lo scarico è esploso ed era quella roba lì che sembrava un mocio di leda, è tutta la lana di vetro dello scarico. Il motore, che è stato protetto un po' dal telaio, sembra si sia salvato. Il forcellone allo stesso modo sembra dritto, che è un miracolo, e contate che ogni pezzo di questa moto costa una fucilata, quindi ogni cosa che si salva sono centinaia di migliaia di euro che non vanno, diciamo, nel gabinetto. Come dicevamo, appunto, le forcelle si sono salvate perché ha ceduto questa zona qui del telaio, quindi in poche parole il resto ha continuato a rotolare, invece le forcelle sono rimaste lì e sembra siano sane, e dato che sono delle FGR Superbike, meno male. Poi ho sentito delle robe su internet incredibili di gente che si crede del Valentino Rossi degli ingegneri, dicendo: avete visto, io l'avevo detto che i telai in carbonio sono pericolosi. Ma io vorrei capire che moto in alluminio che da 260 non si spezza così. Comunque fa niente. Ovviamente le carene a 150 all'ora a Imola hanno resistito, qui un po' meno, tutto disintegrato. Questo non si è salvato praticamente nulla di carene, tutto il resto. Questo è come è conciato lo scarico. Qua vabbè, cablaggi tutti strappati, no buono. Questo, vedete? Questa è la zona anteriore della forcella e miracolosamente sembrano intatte. Un'altra cosa che mi era stata chiesta è: chi paga i danni? Come detto più e più volte, per fortuna abbiamo un rapporto con BMW molto stretto di collaborazione, e diciamo che è come se un giornalista piegasse la moto in prova stampa e va via così, quindi c'è stata abbonata. Poi in un certo senso, a un certo punto il commento è stato: vabbè, abbiamo battezzato anche l'HP4. Il problema è che l'HP4 purtroppo non è mai bello battezzarla. Ovviamente sempre qualcuno mi ha chiesto con che moto correrai le prossime gare. Bene, adesso tutti i pezzi che rimangono sani o non sani vengono spediti su a Monaco, a BMW, per analizzare, diciamo, l'impatto, il telaio e tutto il resto. Penso che di dati ce ne sono e possano, come dire,
studiare un po' cosa è successo più nel dettaglio. Noi invece continueremo, a questo punto siamo costretti, con la 2019, l'allestiremo per le prossime gare, andremo a fare magari un test prima della gara del Mugello, e quindi vedremo di portare avanti lo sviluppo e di cercare di far funzionare questa nuova moto, visto che stanno arrivando in questo istante i pezzi che, come vi ho sempre detto, mancavano, che poi alla fine non erano pezzi, era proprio un discorso di software dell'elettronica. Sembra che adesso sia tutto a posto, in modo da poterci lavorare molto bene, e secondo me l'elettronica su questo tipo di moto è fondamentale come il freno motore, quindi con un buon ingegnere si può fare veramente tanto la differenza, come per il motore e per altre particolari tecnici. Però diciamo che il motore non sarà ancora al top, perché il motore, per poterci mettere le mani veramente sopra, bisogna aspettare il 2020, però secondo me già con l'elettronica sarà un grande step in avanti, e soprattutto vediamo se riusciamo a ficcarci su qualche forcella o forcellone un pelo più carini rispetto all'originale. Contro le 1100 sarà tosta col motore quasi stock, ma secondo me possiamo dire la nostra, e mi piacerebbe portare alla vittoria in un campionato nazionale per la prima volta la 2019. Abbiamo ancora 3 appuntamenti per provarci. Settembre, come sapete, al Mugello la pioggia c'è e non c'è, potrebbe essere carino, ma ovviamente trovo molto più soddisfacente portarla alla vittoria sull'asciutto, ed è quello che proveremo a fare, lavorandoci su, concentrandoci, e questo mi dà anche motivazioni in più che bisogna sempre comunque trovare dopo dei botti del genere. Bene, ovviamente vi terrò aggiornati su tutto quello che succederà, vi terrò aggiornati sul primo test che farò in sella alla 2019, vi terrò aggiornati su com'è la situazione, come si sta sviluppando la moto, cosa modificheremo, cosa non modificheremo. Quindi mi raccomando, dato che farò live e tutto il resto, vi terrò aggiornati su Instagram più che su YouTube, perché su YouTube arriva tutto dopo. Iscrivetevi ai canali che lascio qui sotto nella descrizione, come al solito. Dalla povera HP4 Race e me stesso è tutto. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.